Buongiorno amici, finalmente oggi dopo tanto tempo andremo a fare un bel giretto in moto. Rimarremo sempre qui in Piemonte e andremo in montagna in un paesino piccolo per numero di abitanti. Infatti dal censimento 2023 risulta al 24esimo posto in Italia per numero di abitanti, quindi piccolo 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 piccolo. Bene, se siete curiosi di sapere qual è questo comune qui in Piemonte, vi aspetto dopo la sigla. Ma prima vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale. Ho notato che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti. A voi non costa assolutamente nulla, ma la vostra iscrizione è tanto importante per me, tanto importante. Quindi iscrivetevi. E per farlo è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Bene, detto ciò ragazzi, pronti per questa avventura? E allora sigla! Incastonato tra cime montuose e splendidamente inserito tra boschi di larici, all'interno del Parco Naturale della Valsesia, ad una quota di 1304 metri, Carcofero è un piccolo borgo ricco di storia e cultura, nonché tra i più piccoli comuni d'Italia. Solo 75 sono gli abitanti. Siamo in Valdegua, una valle parallela della Valsesia, percorsa dall'omonimo torrente che si getta nel torrente Sermezza, all'altezza del lago di Rimasco.
L'origine del nome è tedesca e risale agli antichi insediamenti del popolo Walser, di cui restano a testimonianza le architetture risalenti al tardo Medioevo, fatte in pietra e legno, presenti nel centro abitato. Le caratteristiche torbe. Le prime tracce di Carcoforo risalgono al 1383, quando venne menzionato in un'antica pergamena, dove si fa riferimento a un'Alpe Carcofeni. L'alpeggio in quegli stessi anni venne colonizzato dai Walser, come ho detto poco fa, che trasformarono quello che era un piccolo punto di sosta per gli allevatori ai pascoli in un vero e proprio insediamento permanente. Nel 1991 la rivista Airone lo ha definito come il villaggio ideale d'Italia, un riconoscimento che sottolinea la sua bellezza e autenticità. In paese spicca il campanile della chiesa parrocchiale di Santa Croce, consacrata nel 1618, e Papa Paolo V concesse una particolare benedizione, di cui si ha perenne ricordo in un'iscrizione: altare privilegiato. Ma le forme attuali risalgono al 1729. Nei pressi della chiesa vi è l'arco di Buona Accoglienza, eretto nel 1743. Poco più in basso, verso l'imbocco per il fondovalle, la chiesa del Gabbio Grande del 1759, con all'interno affreschi dell'Orgiazzi ed una statua della Madonna della Neve. Quest'ultima è legata ad una leggenda. Infatti alcuni pastori, trovata la sacra immagine nei pressi del Colle d'Egua, decisero di portarla nelle loro case, lontano dalla valle. Ma giunti poco oltre il paese, la stessa si fece improvvisamente pesante, rendendo impossibile il suo trasporto. Fu un segnale interpretato come volontà della Madonna di dimorare proprio in quel sito. E così venne lasciata lì, custodita nella chiesetta che è ancora oggi visibile. Due alluvioni distrussero gran parte delle abitazioni di Carcoforo, la prima nel 1755, alla quale è legata la leggenda locale della fata della Pietragrossa, e la seconda nel 1882. Nel dicembre del 1883 invece un incendio rase al suolo un terzo delle abitazioni del paese. Un'altra leggenda ci parla anche dell'uomo selvaggio che abitava gli ultimi casolari verso il Colle d'Egua e da lì sentenziava una grande verità: se piove, piove, se fioca, fioca, ma se vento fa cattivo tempo. Passeggiando per le vie del paese è possibile ammirare numerose meridiane e piccoli affreschi presenti sulle mura delle abitazioni. Un esempio su tutti è lo splendido affresco realizzato da Eugenio Rappa su Casa Cantore. Per raggiungere Carcoforo partiamo dalla sponda sud-ovest del lago d'Orta e più precisamente da San Maurizio d'Opaglio. Da qui si prende la strada provinciale 46, poi a sinistra in direzione di Arola sulla provinciale 78, che ci permette di ammirare il passo della Colma. Continuiamo verso Varallo Sesia, dove si sale verso Alagna Valsesia tramite la provinciale 299. Dopo pochi chilometri si gira a destra in direzione di Carcoforo, grazie alla provinciale 10 fino al lago Rimasco, poi provinciale 11 fino alla destinazione. Carcoforo è una destinazione imperdibile per chi cerca un'esperienza autentica, lontano dalle rotte turistiche più battute. La sua storia culturale e bellezze naturali lo rendono un luogo ideale per una fuga rigenerante nel cuore del Piemonte. E voglio concludere qui questo mio viaggio con alle spalle il bacino di Rimasco. Sono appena sceso da Carcoforo. Il viaggio è stato carino, bello, la strada è bella, l'asfalto in alcuni tratti purtroppo a causa neve crea delle buche, però di per sé è una bella strada. Fate attenzione perché in alcuni tratti la strada si restringe tantissimo e quindi diventa un po' pericoloso, però secondo me il viaggio vale la pena. Su Carcofero è veramente un piccolissimo borgo, abbiamo detto 75 abitanti circa. Purtroppo oggi le due chiese erano chiuse e quindi non sono riuscito a visitarle all'interno. Forse se fossi venuto nel periodo estivo avrei trovato molta più gente, molti più turisti e le chiese sicuramente aperte. Bene,
Io concludo così questo mio video con alle spalle il bacino e come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale. Se questo video vi è piaciuto mettete un like e come al solito concludo dicendo la frase del mitico Nico Cereghini, ovvero casco in testa e ben allacciato, luci accese e anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.